E allora parliamo di ricerca e di come mai è così difficile trovare le cose che ci servono nel web. Cercherò di riassumere un po' perché ho già fatto un video, ma Instagram stranamente non me lo carica più. Va bene, avrò perso qualche minuto del mio tempo. Allora, perché è così difficile fare una ricerca e non troviamo esattamente quello che vogliamo? I punti sono tanti, cercherò di sintetizzarli. Il primo punto è che stiamo dando in pasto all'algoritmo delle cose che in realtà non ci interessano. Quando noi cerchiamo direttamente qualche tema e diamo molto credito ai video corti, ai video brevi, quelli dritti al punto, corriamo il rischio appunto che questi video vengono ripresentati nel nostro feed, ma in realtà non ci danno tutte quante le informazioni, anche perché essendo brevi devono tagliare un sacco. E questo è uno dei temi importanti, per esempio, di come funzionano le ricerche. Sapete che vengono premiati sempre di più i video che hanno tante visualizzazioni. Per avere tante visualizzazioni bisogna usare dei termini che possano essere compresi da tutti e soprattutto devono essere avvincenti, devono essere rapidi, devono essere pieni di scene, non come questo dove io parlo e cammino, ma devono essere divertenti e devono essere dritti al punto. I titoli devono essere ingaggianti, i famosi clickbait, cioè quando tu senti dire la soluzione definitiva per questo problema X, schiacci e in un minuto loro vorrebbero risolverti un problema che magari hai da 10 anni. Ecco, più tu clicchi su questi video, più l'algoritmo te li ripropone e più te li ripropone, più distante tu sei dalle soluzioni, perché devi sapere che le soluzioni in realtà si cominciano a intuire quando prendi in considerazione magari conferenze di un'ora, un'ora e mezzo, 2 ore certe volte. E chi ce l'ha il tempo? Dai Carusino, sii veloce, chi se ne frega delle spiegazioni, dacci subito la soluzione. E allora la soluzione è la seguente: immaginati che io faccio un video di questo tipo. Hai il problema X? Bene, ti dico come fare ad arrivare al punto Y. Gira a destra. Ecco, ora tu hai la soluzione, cioè gira a destra, però è slegata da tutto il concetto di associazione, di comprensione, di strumento, di come e quando utilizzare e anche di quanto utilizzare uno strumento. Purtroppo il motivo per cui è difficile trovare quello che cerchiamo nel web, e vi assicuro che nel web c'è già tutto, ci sono già tutte le risposte, perché le persone continuano a buttare dentro materiale, però ci perdiamo perché è come cercare un ago in un pagliaio. E allora ci sono delle azioni che possiamo fare. Come prima cosa, evitate di dare credito a quelli che in 30 secondi vi danno la risposta facile, perché in realtà nella vita le risposte facili non esistono, esistono le risposte che già conoscete e vi sembrano facili, ma quando avete un problema o quando volete migliorare qualcosa è importante che abbiate tutta quanta la spiegazione, perché se non avete tutta quanta la spiegazione non avete le associazioni, non avete tutto quello che significa le informazioni per rendere voi indipendenti. Invece quando si hanno video brevi si è dipendenti dal prossimo video, insomma sono highly addicted, cioè creano dipendenza questi video. Ci hai fatto caso che per esempio quando sei qui su Instagram o su Facebook, se guardi un reel, poi ne guardi un altro, ne guardi un altro, ne guardi un altro. I miei reel sono molto più lunghi del solito perché voglio spiegarvi delle cose. Poi sono comunque esaustivi? No, non lo saranno mai, perché si arriva in fondo a un percorso lavorando personalmente, e questo è un altro dei motivi per cui sul web non troviamo le nostre risposte, ma troviamo delle risposte che dobbiamo in qualche modo interpretare a secondo i nostri canoni, ma per questo c'è bisogno di tempo e le persone ne hanno sempre meno, c'è bisogno di capacità di focalizzazione e di attenzione e le persone ne hanno sempre meno, anche perché abituate, assuefatte alla velocità, l'attenzione va a sparire. E poi c'è bisogno di energia, perché
Perché per comprendere le cose il cervello ha bisogno di zuccheri, ha bisogno di ossigeno, ha bisogno di attenzione, come dicevamo prima, e quindi tempo, spazio, energia cerchiamo di utilizzarne sempre meno e alla fine otteniamo sempre meno. Ecco perché è così difficile fare delle ricerche ed è così difficile trovare delle risposte che facciano al caso nostro, anche se sappiamo che nel web c'è già tutto. No, non basta l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale non risponde a ciò che tu gli chiedi, risponde a delle parole che tu utilizzi. Quindi le parole, che sono dei token, vengono prese in considerazione in maniera matematica e l'intelligenza artificiale non capisce il contesto, capisce una sorta di matematica di quello che gli stai chiedendo attraverso le parole che utilizzi. Ma quanto ti sei prestato ad imparare il prompting, ad imparare a come comunicare realmente con l'intelligenza artificiale? Molto poco, mi immagino, perché tu gli chiedi quello che vuoi sapere e lei te lo deve dire, e spesso ottieni errori. E allora come mai ancora una volta non riusciamo ad ottenere le risposte che cerchiamo nel web? Per tutti questi motivi che ho detto in questo lungo video, ok? Spero che ti sia utile e magari mi lasci un commento e mi dici come la pensi. Va bene? Ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, io ho finito la mia camminata e spero che questa volta il video non venga cancellato da Instagram. Buona giornata a tutti.